e anche in questo caso nessuna perdita di segnale radio. Ciao ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video, io sono Michele ed oggi proveremo sul campo, anzi in volo, la DJI Fly FCC per il nostro DJI Mini 2. Vi ho già parlato approfonditamente di questa applicazione solo pochi giorni fa, quindi recuperate la prima parte di questo video nella scheda qui in alto a destra. Prima del test però solo un paio di informazioni aggiuntive. Ad oggi la DJI Fly FCC non è compatibile per DJI Mavic Mini 1 su dispositivi Android, ma solo per dispositivi iOS, quindi Apple. Il costo della licenza per utilizzare la DJI Fly FCC è di quasi 25 euro annui, una bella cifretta. Ricordate inoltre che volare in FCC mode è illegale qui in Europa e se dovesse crasharvi il drone mentre state volando con questa applicazione, la garanzia non ne risponde. Volate quindi a vostro totale rischio e pericolo. Comunque, se vi interessa la DJI Fly FCC trovate i link per scaricarla e anche un piccolo coupon per acquistarla direttamente nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci e cercate DJI Fly FCC. Detto questo, proviamo subito la DJI Fly FCC sul nostro DJI Mini 2, un drone, ve lo ricordo, da meno di 250 grammi che può volare quindi anche qui in piena città, ovviamente fuori da no fly zone. Io comunque pixellerò, censurerò la schermata in modo da evitare di riprendere qualcosa che possa violare la privacy altrui. Comunque l'importante è che si capisca il segnale fino a che punto arriva, prima in C mode con l'applicazione originale, poi in FCC mode con l'applicazione moddata, clonata, chiamatela come volete. Siamo pronti? Voliamo subito! Iniziamo con la DJI Fly ufficiale, siamo già pronti al volo. Comunque controlliamo la trasmissione radio, siamo in modalità canale automatico, quindi in CE mode, siamo in città, ovviamente questo è un DJI Mini 2 quindi può volare anche qui, non siamo in non fly zone, quindi tutto tranquillo. Proviamo a spostarci lì dietro e vediamo come si comporta il segnale in CE mode. Ecco, notate che c'è già parecchio lag e il segnale è stato perso a 250 metri, comunque distanza visiva. Il drone ora dovrebbe tornare indietro, ha ripreso il segnale, quindi 240 metri dietro un bel edificio come quello, il segnale è stato perso. Ora passiamo alla FCC DJI Fly. Anche qui andiamo a controllare la trasmissione, modalità canale ora possiamo switchare da automatico a manuale, lasciamo sempre automatico e notiamo che qui abbiamo meno 90 dBm sotto un chilometro. Questo significa che siamo ufficialmente in FCC mode. Ripetiamo lo stesso viaggio di prima e cerchiamo di capire se, portandoci dietro quell'edificio, il drone perde nuovamente il segnale radio oppure no. Notiamo che siamo ancora a piene tacche, benissimo, eravamo arrivati qui, iniziamo la discesa. E come notate il segnale è molto più stabile, non viene perso, quindi tanta roba. Proviamo ad andare magari dietro quell'edificio e anche in questo caso nessuna perdita di segnale radio. E rieccoci qui ragazzi, beh direi che le immagini hanno parlato da sole, no? Il nostro piccolo DJI Mini 2 in FCC mode è praticamente un altro drone, è esattamente il drone che esce dalla fabbrica DJI. Un segnale molto più potente, molto più robusto e affidabile anche dietro grossi ostacoli come dei palazzi. In CE mode invece il segnale viene perso quasi subito, la differenza è notevole. Sono quasi due droni diversi e in realtà cambia solo la potenza del segnale
radio. Direi quindi che volare in FCC Mode è da una parte più sicuro, specialmente se dobbiamo effettuare delle ispezioni, dei voli dietro ostacoli ad esempio, ci dà molta più sicurezza, ma vi ricordo che è pur sempre illegale, purtroppo qui in Italia e in Europa. In caso voleste rischiare però, come avete visto, questa applicazione, la DJI Fly FCC, funziona benissimo, almeno sul DJI Mini 2. Sono supportati tanti altri droni come il DJI Mavic Air 2, il DJI Air 2S, il DJI Mavic 3 forse quando uscirà, quindi ragazzi, cosa dirvi? Se volete rischiare, se volete farlo, fatelo ovviamente a vostro totale rischio e pericolo. Vi lascio i link per scaricare e comprare questa applicazione sul mio canale Telegram ufficiale TechWestDeals, linkato qui sotto in descrizione video cercando DJI Fly FCC. Invece vi linko qui sotto in descrizione video un po' di droni in offerta come i droni della DJI, oltre a tantissimi altri accessori, memory card, micro SD, landing pad eccetera eccetera. Dateci un'occhiata e se volete entrate anche nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Vi aspetto in tanti. In conclusione direi prova ampiamente superata. Se volete in futuro potrei portarvi anche un range test dei miei sul mare, qui ovviamente assolutamente no perché in città è super pericoloso, volando prima in CE mode poi in FCC mode. Fatemi sapere di cosa ne pensate di questa idea lasciando un bel commento e ditemi cosa ne pensate anche del DJI Mini 2 in FCC mode. Lo trovate un drone più sicuro oppure è solo uno spreco di denaro, dato che l'applicazione è a pagamento? Parliamone insieme. E se questo video vi è piaciuto, potete supportarmi con un bel like, un commento e una condivisione, iscrivendovi al canale se l'avete già fatto e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao belli!